Prima di conoscere Lama Ganchen ero una persona che tendeva ad avere diciamo delle soddisfazioni di tipo professionale, di tipo materiale. E nell'85 ho conosciuto Lama Ganchen e questa relazione ha modificato completamente la mia visione della vita, ha modificato il modo di relazionarmi alle cose che creavo e ha modificato la relazione con le persone. Uno dei punti su cui riflettevo dopo l'incontro con Lama Ganchen è stato il fatto che com'è che nonostante avessi lavorato, studiato molto, seguito dei master in economia, dei master prestigiosi, avendo una posizione insomma di un certo livello, non avevo una reale pace interiore, una reale visione del mondo positiva. Mi sforzavo di avere una visione del mondo positiva e parlando con Lama Ganchen, stando insieme a lui, verificavo come invece diciamo, il suo modo di essere era improntato sulla gentilezza, sulla semplicità, sulla naturalità delle relazioni. Lama Ganchen ha sempre sviluppato pace interiore, ha sempre sviluppato un'estrema visione positiva degli eventi e anche una grande, enorme saggezza. E tutte queste qualità Lama Ganchen mi spiegava che sono delle acquisizioni, si possono acquisire trasformando la mente. E questa trasformazione della mente io la vedevo un po' come un punto veramente di possibile acquisizione. Nel corso della relazione, nell'86, 87, 88, eccetera, io e la maestratina ci frequentavamo molto Lama Ganchen, che a quel tempo era a Gubbio, e poi da Gubbio si è trasferito a Milano, e a Milano in corso di Porta Vercellina, e poi quando formò il Compe Lama Ganchen in via Marco Polo. Quindi ebbi modo di conoscere molto bene le superiori qualità di Lama Ganchen, il suo modo di essere sempre presente nelle necessità delle persone. E questo modo era un modo un po' strano dai miei occhi, cioè io mi chiedevo perché una persona dovesse, oltre ai limiti diciamo normali, essere presenti a tutte le ore verso persone che gli chiedevano consigli e così via. Quindi ebbi modo di imparare veramente in un campo pratico, in una relazione pratica, quello che nei testi, ad esempio nel Bodhicharyavatara, viene detta la visione di Bodhicitta, no? La realtà della bodhicitta, dell'azione e dell'aspirazione. E quindi un conto è vedere diciamo un impegno, cioè leggere un impegno diciamo di bodhicitta, di altruismo verso gli altri, un altro conto è vedere fattivamente come una persona si prodiga a beneficio degli altri, senza avere una disposizione oraria, senza avere così completamente.
Questo nacque, fece nascere in me un senso profondo di, non solo di rispetto, ma anche un senso profondo di, eh, non so, di emulazione. Forse emulazione non è la parola esatta, ma un senso di voler fare esattamente come lui, cioè voler fare qualche cosa che potesse servire a beneficio delle persone. Quindi intorno agli anni 90, 89, chiesi io e mia moglie Tina, chiedemmo alla Maganchen se, gli chiedemmo se era possibile fare un centro di Dharma a Torino. La sua risposta a quel tempo fu no, non ci sono adesso le condizioni, quando e se ci saranno le condizioni io ve lo dirò. E, quindi insomma nacque questo desiderio di sviluppare una relazione benefica verso gli altri, non generica, ma attraverso un centro di Dharma. In quegli anni, cioè negli anni 90, la Maganchen veniva spesso in questo alloggio e allora non esisteva certamente il centro e dava iniziazioni e in questa casa, in questa sala facevamo meditazione almeno una volta ogni 15 giorni, sempre con persone nuove. Nel 92 la Maganchen proclama il momento dell'apertura del centro, quindi ci dice che il centro, se volevamo aprirlo, era il momento e quindi noi ben inteso eravamo più che d'accordo nell'iniziare, no, un percorso di Dharma non così più ampio come era stato fatto, ma qualcosa di molto più specifico, diciamo anche sul territorio. Ad un certo punto la nostra sala di meditazione in questo alloggio non era più capiente per le persone che seguivano la meditazione e quindi fu giocoforza il fatto di trovare un locale che ospitasse, no, una meditazione e delle attività più regolari. Trovammo un locale non molto grande in un primo tempo e quindi anche questo fu certamente benedetto con la pratica spirituale, benedetto dalla Maganchen, dai monaci e così via. Ma io ebbi la netta sensazione che quell'evento lì, questo locale non poteva essere un definitivo, era una situazione di passaggio ed ebbi la netta sensazione che se non si fosse fatto un particolare evento molto forte, molto potente per Torino, le cose forse sarebbero un pochettino così ristagnate o si sarebbero un pochettino allentate, cosa che io certamente non volevo fare. E così parlando appunto con la maestra Tina, parlando con la Maganchen, creammo nel 94 un evento formidabile per Torino, formidabile perché fu il primo mandala fatto al Parco della Mandria, quindi in un luogo molto, molto pulito, in un luogo anche pieno di daini, di cerbiatti, di uccelli di diverso tipo, insomma un luogo molto aperto e nella palazzina di caccia della Mandria 6 monaci del monastero Sant'Elin per un mese fecero il mandala di Yamantaka. Questo evento
fu costruito insieme ad altri eventi, cioè i monaci fecero le danze quasi ogni, diciamo, una volta o due alla settimana, tutte le sere facevamo le puge, tutte le sere si facevano altri insegnamenti, altre cose, e durante il giorno arrivavano scolaresche di studenti, avevamo coinvolto il provveditorato agli studi, e perché per Torino quello era il primo evento e realmente nessuno sapeva che cosa fosse. Arrivarono le televisioni, mi ricordo Rai 3, Radio Manila, GRP, e quindi ogni giorno insomma c'era un continuo, insomma noi toccammo circa 80-100 mila persone. E la cosa bella di questo evento, una delle cose belle di questo evento fu proprio il potere che per 30 giorni andò avanti in quella situazione, un potere estremamente benefico, perché come si sa, là dove si costruisce un mandala c'è una benedizione permanente nel territorio. Addirittura questo mandala io chiesi a Lama Ganchen di mantenerlo e Lama Ganchen mi diede il permesso, e in combinazione arrivò un architetto molto famoso che aveva curato il museo egizio, che si incaricò di solidificarlo, e quindi noi lo potemmo così solidificare e lo portammo poi nel centro dove attualmente c'è. Lama Ganchen diede l'iniziazione di Amantaka davanti a 2000-2500 persone. E mi ricordo proprio un particolare, che quella era una giornata molto brutta da un punto di vista così climatico, minacciava un temporale tremendo e tutto era scuro, e quindi Lama Ganchen iniziò all'esterno, no, perché tutte queste persone non potevano trovare una collocazione all'interno della palazzina, e quindi noi allestimmo un palco all'esterno dove c'era Lama Ganchen, i monaci e così via, e a un certo punto io vedevo Lama Ganchen che si fermava, faceva dei movimenti, delle offerte di riso, insomma, e altre cose, e praticamente non piove fino esattamente alla fine del mandala. Nel momento in cui l'iniziazione fu terminata, ecco che si scatenò un temporale tremendo, una cosa di acqua, di purificazione veramente incredibile. Però questo accade proprio esattamente nel momento finale dell'iniziazione, quindi un avvenimento veramente speciale, ecco. Da questo evento, cioè dall'evento del mandala nel 94, il centro diventò istituzionale, i locali nuovi del centro furono e sono dei bei locali, un centro molto grande, sono circa 350 metri quadrati, e quindi una struttura che dà la possibilità di praticare il Dharma. Perché si apre un centro di Dharma? Per praticare il Dharma del Buddha, cioè per sviluppare un vero percorso spirituale, un vero percorso interiore di trasformazione della mente. Quindi il centro venne trovato in via Cenischia e venne, per così dire, istituzionalizzato. Da lì iniziamo poi a sviluppare tutta una serie di attività, soprattutto nel territorio, cioè
ad esempio con il Comune di Torino. Allora erano incontri che si facevano nelle piazze centrali di Torino e quindi portammo anche i monaci, vennero fatti molti mandala e vennero apprezzati dalle persone. Io mi ricordo che a quel tempo venne Geshe Pende, Tenzin a fare i mandala, Geshe Chanciubi, insomma tutta una serie di monaci, e la gente era veramente estasiata nel vedere il mandala. E alla sera, quando mettevamo le transenne per dare a loro delle piccole quantità dei vari mandala costruiti di Cenresi, di Maitreya, di Tara, eccetera, la gente era veramente felice. Il mandala costruito alla Mandria fu benefico non solo per la città di Torino, ma attraverso quella costruzione, attraverso quell'evento, i monaci del Santeling riuscirono a ricavare tutte le somme necessarie per ricostruire tutto il monastero a Kathmandu. Era un monastero molto vecchio che aveva la necessità di essere praticamente revisionato completamente. E non solo, ma aiutammo anche la Maganchen a costruire l'Healing Center di Kathmandu, che poi divenne insomma un ospedale e beneficiò, ecco, molte persone anche con medicine integrate, cioè medicina tibetana e medicine anche occidentali. Quindi insomma l'evento si sviluppò a macchia d'olio anche in altri livelli che non quello proprio specifico della realtà torinese. Nel 97 facemmo la domanda all'Unione Buddista Italiana, che ovviamente come noi sappiamo, a quel tempo non c'era ancora l'intesa, c'era l'idea dell'intesa, e chiedemmo appunto l'affiliazione all'Unione Buddista Italiana, e l'affiliazione venne data, e quindi dal 97 in poi noi siamo sempre stati regolarmente iscritti all'Unione Buddista Italiana. Ecco, nel 2007 il nostro centro aveva già acquisito un'ottima presenza sul territorio torinese nel rapporto con le istituzioni, e accade un evento di grande favore, ecco, di grande beneficio, cioè il direttore generale, l'allora direttore generale, il dottor Garanzino, delle Molinette, attraverso l'URP, cioè l'ufficio interno, chiese a tutte le confessioni religiose di istituire un protocollo di intervento per l'assistenza spirituale ai malati. Quindi ci ritrovammo tutti quanti noi rappresentanti delle varie religioni, a discutere, e trovammo molti punti d'accordo, ad esempio il fatto di non fare proselitismo all'interno della struttura, della struttura medica, all'interno dell'ASL, ma di dare un conforto se richiesti. Quindi la struttura avrebbe dovuto promuovere un'informazione presso tutte le caposala, e nel caso di un intervento, di una necessità, cioè tutti i rappresentanti religiosi avrebbero dovuto essere presenti. Questa cosa ha funzionato ed è stata veramente un esperimento pilota, perché altre ASL sul territorio piemontese ci richiamarono per firmare lo stesso protocollo di intervento. Nell'aprile 2009 questo esperimento, questo modo, ecco, che era diventato poi
diciamo una continuità, no, all'interno delle varie ASL, ma soprattutto all'interno delle Molinette di Torino, dell'ospedale Molinette di Torino, ebbe una continuazione, diciamo una migliore continuazione, perché venne istituita una stanza appositamente per praticare diciamo con i malati che ne avessero fatto richiesta, e quindi venne istituita questa struttura, questa area chiamata la stanza del silenzio, dotata di vari libri, quindi noi portammo il Dhammapada, i musulmani il Corano, i cattolici la Bibbia, i protestanti il Vangelo, insomma ognuno poté portare i testi e usufruire di quest'area per la preghiera, la meditazione, il silenzio e comunque un'attività di tipo spirituale. Nel 2008 ci fu un bellissimo evento, e questo bellissimo evento coronò anche uno dei miei sogni, uno dei miei desideri. Questo evento fu l'acquisto del centro. Riuscimmo, grazie ad un mutuo di un istituto bancario, a comprare la struttura dove il luogo di culto, insomma, dove noi praticavamo e facevamo meditazione e tutto quanto. Si esaudì così un mio desiderio, perché molte volte la Magancia mi aveva parlato della stabilità, dell'essere stabili, e noi prima eravamo in affitto in questo luogo, e comunque l'acquisto dava invece una presenza, dava una stabilità alla continuità della pratica. Quindi l'associazione ebbe così la propria base, la propria struttura, e questo mi riempì veramente di felicità. Non contenti di questo evento, l'anno dopo richiesi un aiuto a tutte le persone del centro che contribuirono per fare la ristrutturazione. Cioè il centro non poteva essere funzionale alla nostra pratica nelle condizioni in cui erano, e tutte le persone del Sangha contribuirono. Successivamente all'evento della ristrutturazione, la Magancia, con il venerabile Valpola, direttore del Zurich Buddhist Vihara, portarono delle speciali reliquie del Buddha che vennero così a benedire e a dare una protezione, un incremento al centro stesso. Questo avvenne con un'atmosfera veramente gioiosa, pacifica, meditativa, e fu un evento di straordinaria bellezza e un evento di straordinaria spiritualità. Il nostro centro di Dharma ha fatto veramente un'infinità di ritiri, sia all'interno del centro sia in varie località, persino in località termali, perché comunque l'energia dell'acqua dà un potere, una forza legata ad esempio ad Akshobhya, e abbiamo fatto ritiri anche in montagna, e soprattutto abbiamo fatto molti ritiri in località, in holy place, cioè in posti sacri del Nepal, dell'India, e molte volte siamo andati a Borobudur, nell'isola di Giava, a fare i ritiri certamente presieduti dalla Magancia. Questa energia di Borobudur, questo mandala, questo strepitoso mandala costruito nell'VIII secolo,
dalla dinastia Sailendra, è ancora oggi presente ed è stato rilevato dall'UNESCO come un patrimonio dell'umanità. Oltre a essere veramente una meta certamente per turisti e per tanti personaggi, studiosi e così via, è veramente un luogo speciale, un luogo spirituale, un luogo che ha un'energia veramente formidabile, e fare un ritiro in quelle aree, un ritiro approfondito su tutte le pratiche tantriche che la Maganchen ha trasmesso, è stato veramente una benedizione. Il nostro centro ha partecipato a veramente un'infinità di eventi sul territorio, ad esempio Torino Spiritualità. Torino Spiritualità è un bellissimo momento creato soprattutto dal Circolo dei Lettori, e appunto al Circolo dei Lettori personalmente ho fatto diverse conferenze anche diciamo di un certo tenore. Un argomento che ho toccato è stato i cicli vitali nell'astrologia tibetana, veramente con tantissime domande da parte delle persone presenti. E poi altre conferenze, ad esempio su Sole e Luna nel Tantra tibetano, cioè sui canali segreti, interni degli esseri, sull'equilibrio, ecco, di questi canali. Poi ci sono state anche altre, come centro, come associazione, abbiamo partecipato sempre alle Molinette in importanti simposi, ad esempio un importante incontro che è stato fatto sempre alle Molinette su spiritualità e oncologia, cioè l'importanza della spiritualità all'interno di un percorso di pazienti terminali, in che modo la spiritualità si può legare a queste condizioni, per così dire, estreme. Ecco, questi altri eventi hanno un po' caratterizzato anche tutti questi anni e indicano non solo la crescita spirituale del centro, ma anche l'evoluzione che una città come Torino ha portato negli ultimi 10-15 anni, uscendo da una condizione di città industriale e aprendosi in una dimensione di città con interessi diversi e con motivazioni diverse. Ecco, siamo arrivati nel 2015 e il centro ha 25 anni. Mi ricordo che 25 anni fa io avevo fatto una domanda alla Maganchen e gli avevo chiesto questo centro si svilupperà nel futuro, e lui mi aveva guardato con appunto con quell'aria un po' sorniona e aveva detto non ci sono dubbi, il centro si svilupperà e si incrementerà sempre di più, potrà dare un beneficio reale a centinaia e centinaia di persone. E quindi mi ricordo molto bene quell'espressione e oggi, dopo 25 anni, mi ritorna in mente. E quindi rigioisco di tutto il percorso che così abbiamo fatto tutti insieme, e questo è uno stimolo certamente ad andare avanti e a costruire sempre nuovi punti di beneficio, nuove realtà per gli esseri. Nel festeggiamento dei 25 anni abbiamo i nostri monaci, Geshe Chanchube e Tenzin, con la Maganchen abbiamo fatto un nuovo mandala che è presente come il nuovo mandala di Yamantaka, che è presente esattamente come il precedente al centro. Quindi al centro adesso abbiamo due mandala di Yamantaka,
sono due mandala qualitativamente diversi, ma rappresentano la stessa energia, cioè Yamantaka, il distruttore della morte. Abbiamo fatto un ritiro che è durato una settimana sempre su Yamantaka, e la Maganchen in questa occasione ha dato più iniziazioni oltre a quella della divinità Yamantaka. È stato un momento di gioia, di acquisizione per moltissime persone, ed è un momento di continuità. Il passato è presente in questo evento e colora particolarmente questo evento. Sono particolarmente felice quindi che il centro abbia, in una realtà così difficile come questa di Torino, che ha visto molti centri di Dharma aprirsi e poi chiudersi, dove insomma non c'è una grande presenza del buddismo. Sono contento che insomma tutto ciò che noi abbiamo fatto si è tradotto per una visione di pace e di maggiore umanità verso tutti gli esseri. In questa vita un incontro molto particolare e significativo è stato quello con il mio guru radice, Lama Ganchen Tulku Rinpoche, che ho conosciuto insieme a mio marito e alla mia famiglia nell'85, e con il quale c'è subito stato un feeling molto forte, come quasi un riconoscere una persona già vista e con la quale ci fosse stata già una relazione in passato. E questo rapporto dura tutt'oggi ininterrottamente, quindi da circa 30 anni, e ha cambiato veramente l'impostazione della nostra vita, e quindi il modo di vedere, il modo di comportarsi, il modo di vedere anche gli altri esseri intorno a noi. Certamente c'è sempre un'unione della famiglia, ma questa famiglia è più allargata, è diventata molto più ampia, perché ricomprende anche i discepoli, gli studenti, gli amici, i simpatizzanti del Dharma, e sono molto felice di questa cosa, perché è molto bello secondo me poter condividere con gli altri ciò che si prova, no? È un po' come assaggiare un dolce buonissimo, una pietanza cucinata molto bene. Se uno ne è entusiasta ha piacere di condividere questo sapore con gli altri. Quindi il fatto di far assaporare il Dharma anche ad altri esseri, questo veramente mi rende felice. E quindi nell'arco di questi 30 anni tante persone si sono avvicinate al Dharma, tante persone magari hanno poi preso anche strade diverse, perché ognuno è giusto che segua il proprio cammino, ognuno è giusto che magari per un certo punto, un certo spazio, un certo tempo valorizzi o visualizzi o veda determinate cose, determinati effetti, ma non per tutti il cammino è di tutta una vita, proprio perché portato in Occidente il Dharma prende una connotazione diversa, mentre in Oriente più che altro è strutturato nei monasteri, è strutturato quindi con cerimonie tradizionali, con rituali ben precisi, eccetera. In Occidente bisogna adattarlo alla vita di tutti i giorni, e questo è il grande pregio del nostro Guru Radice, Lama Ganchen, il fatto di aver portato qui da noi, unendolo proprio alla nostra vita quotidiana, al lavoro di tutti i giorni, alle piccole abitudini, unendo questa pratica che in realtà è molto antica ed è proprio stata estrapolata da testi molto lunghi, molto ben descritti, molto ben fatti, che però richiedevano molto tempo per la pratica spirituale. E ciò che lui ha fatto è proprio condensare
in una pratica invece molto più sintetica, più veloce anche se vogliamo, qualcosa che è veramente molto speciale. E questa è la pratica dell'autoguarigione Nanso. Dell'autoguarigione Nanso ne abbiamo sentito parlare per la prima volta intorno agli anni 90, proprio quando, dopo pochi anni che l'avevamo conosciuto, ed è stata sempre ampliata, sempre approfondita, sempre di più nei suoi contenuti, tanto che è diventata proprio la base meditativa di ciò che insegniamo al centro e anche di tutte le altre attività che ci sono. Il fatto di festeggiare quest'anno, nel 2015, i 25 anni della nostra associazione e i 30 anni da quando conosciamo Lama Ganchen mi riporta indietro con la mente proprio innanzitutto al giorno in cui ho conosciuto il Lama, che è stato un giorno veramente molto molto importante, pieno di colore, di immagini, di visualizzazioni che sembravano di un tempo e di un mondo remoto, sembrava proprio di vivere come in una favola, qualcosa di straordinario. Entrato in questo centro che ospitava il Lama, infatti sono stata subito molto attratta dalle tanche, dai 1000 colori che avevano, ma anche proprio dal viso del Lama che sembrava un po' più anziano, un po' più giovane, non si sapeva attribuirgli una giusta età. E da lì la mente invece ricorda un evento molto importante che è stato proprio quello del 94, del Mandala Lamandria, dove proprio insieme alla Ganchen abbiamo organizzato un mandala di sabbie colorate molto importante, quello di Yamantaka, che abbiamo riproposto adesso a distanza di 25 anni, proprio in ricordo di questo primo grande evento che ha veramente avuto molto successo, è stato visitato da veramente tantissime persone e tanti hanno potuto beneficiare degli insegnamenti del Lama, dell'iniziazione, della presenza dei monaci e anche della presenza delle persone del centro che potevano comunque dare delle indicazioni di che cos'è il Dharma, che cosa significa costruire un mandala di sabbia, che cosa rappresenta e così via. Insieme al mandala c'era anche una mostra di tanti oggetti rituali e quindi anche questo era un motivo di domande e di risposte. E quindi quest'anno l'abbiamo proprio in un certo senso commemorato questo aspetto, e qui rifacendo di nuovo il mandala e proprio la mia mente riagganciandosi da un evento all'altro in questo lasso di tempo rivede proprio anche il percorso delle varie persone che hanno partecipato agli eventi e di come molti di questi, volendo seguire correttamente un percorso di Dharma, abbiano approfondito tanti aspetti e quindi si sono proprio costituiti dei gruppi di lavoro innanzitutto. La relazione con un pubblico, che era una cosa completamente nuova, oggi come oggi è molto più agevole perché ci sono delle persone che proprio sono proprio dedite all'accoglienza. Quindi accogliere le persone che arrivano in visita al centro con un sorriso, dargli già delle prime spiegazioni, indicargli dove possono sedersi, dargli il libro delle preghiere, indicandogli quali sono le preghiere preliminari che si fanno nella serata e via dicendo. Questo secondo noi è già un bel modo di accogliere le persone. Poi altre persone invece si sono dedicate di più, che ne so, alla manutenzione, alla pulizia del centro, altre ancora alla fotografia
e quindi a trasmettere anche attraverso immagini quello che è il nostro percorso. E, e poi ci sono persone che hanno imparato molto bene la pratica di autoguarigione e che adesso la propongono alle persone che arrivano, e questi sono proprio i discepoli diretti, proprio che mantengono la tradizione e possono portare avanti, anche quando noi non ci saremo, questo discorso. E altre persone ancora invece molto pronte, molto preparate, hanno approfondito il discorso del web e di internet, quindi di un altro tipo di relazione molto più moderno che 30 anni fa era approcciato, ma invece adesso è molto sentito, con il quale si può comunicare a livello molto veloce. Quindi oggi come oggi ci sono persone che a distanza di pochissimi giorni da un evento possono riportare sul nostro sito i contenuti essenziali, possono rendere partecipe chi non ha potuto partecipare per svariati motivi ai vari eventi che ci sono e che vengono promossi dall'associazione. La pratica dell'autoguarigione in also è tutt'oggi la base dei nostri insegnamenti, sia a livello meditativo sia a livello di attività di benessere e di rilassamento. Proprio viaggia in parallelo ad esempio con il Reiki in also e con lo Shiatsu in also principalmente, ma poi anche con il Tai Chi, con lo yoga e con le attività appunto rilassanti che sono messe vicino alla pratica meditativa, e quindi li vedo proprio come dei binari che viaggiano in parallelo e che attirano anche diverse persone, perché non tutti sono proiettati magari ad un livello di conoscenza storica del buddismo o di pratica proprio del buddismo così com'era all'inizio, con la fase rituale, tradizionale, dove si ricevono iniziazioni, insegnamenti, eccetera. Ma qualcuno, proprio per la sua natura, per la sua indole, può avvicinarsi anche al Nalso con magari un amore verso la pratica yogica, piuttosto che il Tai Chi, che è basato sulla respirazione, piuttosto che il Reiki, che è basato proprio sull'energia di guarigione, o lo Shiatsu, che riprendendo i punti dei meridiani studiati anche nella medicina cinese, tibetana, ripercorre proprio dei percorsi dove riprende proprio dei percorsi dove l'energia viene messa proprio sul punto, su un punto ben preciso. E tutte queste attività, insieme anche alla medicina tibetana, all'erboristeria tradizionale italiana comparata alla medicina tibetana, e quindi al giusto rapporto con le piante, alla giusta conoscenza di tanti aspetti delle piante, dei tre umori, eccetera, eccetera, può far sì che veramente nasca un discorso di guarigione, di autoguarigione, di autocura veramente molto ampio. Quindi oggi come oggi la nostra associazione può fornire veramente degli spunti notevoli a chiunque sia interessato minimamente a qualcosa di veramente naturale, di veramente salutare. Per quanto mi riguarda, avevo iniziato conoscendo la Maganchen anche il percorso del Reiki tradizionale secondo il metodo Usui, che però è stato potenziato ed è stato incrementato sempre di più proprio dalla conoscenza del Dharma e da ciò che il mio guru Lama Ganchen mi trasmetteva. E quindi tante persone che si sono avvicinate al Reiki tradizionale hanno poi apprezzato moltissimo il fatto di applicare insieme al Reiki anche l'autoguarigione in also, con la relazione con i 5 elementi,
la relazione con i guaritori, la relazione con le madri, e l'applicazione del Reiki ha quindi trovato una spiegazione più logica, e tanto che dopo pochi anni che insegnavo Reiki, appunto imparando sempre di più io stessa l'autoguarigione NALSO, ho proposto di mandare Reiki a distanza insieme al NALSO, insieme a tutte le visualizzazioni del NALSO, anche a persone che avevano veramente una necessità molto impellente, tipo delle emergenze, tipo persone ricoverate che erano in attesa di un intervento. E quindi questa pratica che ancora oggi facciamo trova veramente molto beneficio, e abbiamo dei riscontri notevoli con persone che comunque non solo ottengono il livello di sofferenza sia fisica che mentale, ma riescono a ritrovare una certa serenità nella loro mente, una certa pace interiore, quindi affrontare bene quello che il proprio karma porta in superficie. Certo ci sono anche esseri che lasciano il corpo, ma ci viene proprio detto dai familiari che questo avviene in un modo veramente molto rilassato, molto tranquillo, con una notevole diminuzione di sofferenza, dello stato di sofferenza. Si è incrementato anche un gruppo danza chiamato le danze di pace, e anche questo è una cosa molto bella, molto piacevole. Sono state fatte delle danze sacre, delle danze ispirate all'autoguarigione NALSO, a Tara e alle 21 manifestazioni di Tara, e sia l'insegnante che le ballerine sono molto dolci, molto gentili, eleganti nei modi, e sono anche queste apprezzate da tutti quanti. Quindi anche nuove idee, nuove attività, nuove cose. Ci sono persone che hanno studiato di più l'aspetto grafico, e quindi oggi come oggi possiamo produrre il nostro programma delle attività, ma anche proprio il libro dei 25 anni del centro. E questo è un grande successo. Quest'anno finalmente abbiamo potuto produrre il nostro primo libro, e questo è stato interamente fatto proprio dalle persone del centro. Quindi c'è chi ha raccolto le foto, quelle più vecchie, quelle più nuove, e chi ha facendo una piccola intervista, un po' come adesso al maestro Dino e a me, raccolto delle testimonianze, quindi messo giù un testo, chi l'ha poi ricorretto, chi ha aiutato nella scelta di una copertina, piuttosto che di come scrivere il testo e di come gestire appunto tutte quante le fotografie. Insomma, c'è stata un'interazione molto valida. E anche quest'anno abbiamo ospitato di nuovo la Magancia per 4 giorni al centro, e i monaci per una settimana, e quindi è stato rifatto nuovamente il mandala di Yamantaka, proprio per incrementare maggiormente questo potenziale che è alla base del nostro centro. In effetti Yamantaka, la Magancia dice sempre che è molto collegato a Torino, proprio per il tipo di visualizzazione che si ha facendo questa pratica. Yamantaka, il suo nome significa proprio tagliare gli effetti negativi, quindi è quello che cerchiamo di fare, non solo in noi stessi, ma anche nelle persone che vengono a conoscere il centro e a conoscere le attività. Quello che si vuole fare è proprio togliere una cattiva abitudine alla vita di tutti i giorni e invece inserirne una nuova, preziosa, che ci porta piano piano ad un livello più alto della nostra mente, e quindi anche ad un livello più alto di interazione con gli altri e di riguardo verso l'ambiente.
e questo oggi come oggi penso che sia proprio un punto essenziale. Ecco, rivolgo un invito a tutte le persone che ci stanno guardando, che ci stanno ascoltando. L'invito è esiste una struttura, abbiamo costruito questa struttura per il beneficio di tutti gli esseri. Questa struttura continuerà nel tempo e porterà tante cose positive in termini di benessere, di salute fisica e mentale. L'invito è partecipate, venite, praticate il Dharma. Il Dharma non vi tradirà mai, non vi darà mai problemi, ma sarà solo un aspetto veramente benefico per creare le migliori situazioni di armonia interiore. Vi aspettiamo e enjoy.